My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parleremo di un casco molto particolare, l'Airo Matis 2. L'azienda ci ha inviato questo casco per testarlo in 3 mesi circa. Abbiamo avuto modo quindi di provarlo accuratamente in tutte le condizioni di utilizzo e con varie tipologie di moto. In particolare l'abbiamo testato su una Naked Retro come la GB350S, su una Duke 790 e su una Sport Tourer Motard come l'SMT 890. Questo casco è un casco flip up, quindi in realtà è un modulare con la doppia omologazione che ci consente quindi di essere utilizzato sia in configurazione integrale sia in configurazione jet. Come vedete ha una forma molto particolare con una mentoniera molto tondeggiante. Proprio questo ci aveva colpito vedendolo dal rivenditore Motoservice in colorazione nera opaca. Questo esemplare inviatoci da Airo è invece di colorazione bianca lucida. Vi ricordo, come visibile sul loro sito, ci sono due grafiche diverse, due temi grafici diversi con colorazioni varie delle grafiche stesse, su una base comunque tendenzialmente scura, e poi ci sono i colori solidi, cioè il nero opaco, bronzo opaco, grigio nardò e bianco, che sono invece lucidi queste ultime due colorazioni. Diamo quindi un'occhiata ad alcuni dettagli. Presa d'aria superiore che si aziona con singolo scatto. Visiera con questo sbalzo per poter essere alzata. Questa è una particolarità di questo casco, la troviamo in alto anziché in basso. Il pulsante per sganciare la parte anteriore della mentoniera e trasformarlo quindi in un jet. Qui vedete anche la chiusura micrometrica, molto ben realizzata e poco ingombrante, come vedete. Qui abbiamo anche l'anello per fissare il casco ai sistemi antifurto delle moto, quindi se abbiamo un sistema a chiave possiamo lasciarlo custodito in maniera più sicura legato alla nostra moto. Andiamo a appoggiare un sostegno così vi mostro meglio alcuni dettagli. Ecco, dicevamo, il sistema micrometrico è molto ben fatto. Questo è l'anello che ho menzionato poco fa. Qui troviamo la leva per abbassare il visierino, quindi è dotato di visierino parasole. Qui un dettaglio con il nome del modello. Troviamo anche il peso dichiarato di 1740 per la taglia M. Ovviamente è un peso importante, ma è legato alla tipologia di casco. Qui abbiamo il foro per far passare il cavo dell'interfono. Vi ricordo quindi che è già predisposto per ospitare un interfono, quindi con gli incavi, e sarà molto semplice andare a installare un interfono di terze parti. Qui abbiamo il pulsante di blocco nella modalità jet. Avendo una doppia omologazione, questo sistema va a assicurare, una volta che andremo a ribaltare il casco, ora vi mostrerò come, diciamo, fissarlo nella modalità jet senza il pericolo che possa la parte della mentoniera possa ribaltarsi e tornare quindi in posizione frontale. Andiamo a premere quindi il tasto rosso e vedete come avviene la trasformazione di questo casco. Il sistema di blocco è bello saldo. Una volta che andremo a fare questa operazione con il blocco laterale che vi ho appena mostrato, il casco rimane fermo in questa posizione. Ovviamente può essere tirata giù sia la visiera chiara sia quella scura. In questo modo avremo in tutto e per tutto un casco jet comodissimo negli spostamenti urbani. Ovviamente in modalità extraurbana vi consiglio sempre di utilizzarlo in modalità integrale, la protezione sarà sempre molto maggiore. Quando avremo quindi intenzione di riportarlo allo stato integrale, appunto, andremo a premere questo pulsante in alto, sbloccarlo, ribaltando semplicemente il tutto andremo a rimetterlo in posizione integrale.
Abbiamo detto del peso, quindi sicuramente è un peso importante ma molto ben bilanciato, quindi sia utilizzandolo come integrale sia utilizzandolo come jet riusciamo comunque ad avere un casco molto ben bilanciato e piuttosto comodo. Infatti gli interni sono ben studiati e sono di un materiale antibatterico, quindi piuttosto confortevole. La taglia e la calzata direi che è regolare. Nel passaggio da utilizzo in jet alla modalità integrale non abbiamo un cambio di taglia. Io che porto una M devo dire lo trovo comodo e giusto. L'ho utilizzato sempre con sottocasco e devo dire che è confortevole, comodo e ripeto, la mia taglia viene rispettata del tutto. Troviamo un sottogola che evita quindi il passaggio di eccessiva aria, chiaramente è sempre removibile, molto facile da sganciare. Se vogliamo un passaggio dell'aria ancora più importante, anche gli interni sono molto semplici da rimuovere. Vi mostro quindi l'interno del casco con gli alloggiamenti per l'interfono, basta rimuovere queste spugnette, avremo quindi gli incavi precisi per andare a inserire i nostri auricolari e il sistema di aggancio delle imbottiture interne, quindi con delle clip molto comode. L'unica accortezza sarà quella di far passare in questo foro il cintino di chiusura, dobbiamo solo farlo passare in questo foro. Come vedete il materiale è molto morbido, molto confortevole e come detto antibatterico. Vi ricordo che questo casco può essere utilizzato con occhiali da vista perché è studiato appunto per accogliere le aste degli occhiali lasciando inalterato il comfort. Per riposizionare il sottogola basterà incastrarlo nuovamente nella fessura anteriore. Il casco è costruito in termoplastica. Per quanto riguarda l'utilizzo su strada posso dire che allora vediamo alcuni aspetti. Il discorso della temperatura e della reazione. Abbiamo una sola presa d'aria, ma chiaramente in un casco del genere è naturale pensare che sia così perché è un sistema ibrido, quindi quando abbiamo bisogno di molta aria noi possiamo tranquillamente aprirlo utilizzarlo in questa maniera. Ovviamente capite bene che magari durante una sosta o un giro tranquillo in città possiamo aprirlo velocemente e far entrare molta aria. Anche da chiuso devo dire l'ho utilizzato fino a 32-33 gradi e devo dire che è stato piuttosto confortevole, mantiene internamente la stessa temperatura dell'esterno, non ci dà una sensazione di calore aggiunto come è capitato con altri caschi di altre marche. Sul peso abbiamo già detto è piuttosto bilanciato, è un casco a cui probabilmente potremo aggiungere solo un interfono, difficilmente utilizzeremo un action cam su questa tipologia anche perché non sarebbe affatto comodo attaccare l'action sia lateralmente sia sulla mentoniera proprio perché ha un utilizzo ibrido. La presa d'aria che sembrerebbe piccola da attivare, devo dire che con l'utilizzo dei guanti si trova comunque facilmente perché è una posizione molto centrale e si attiva e si apre e si chiude con estrema facilità. Il pulsante di apertura è molto comodo e il sistema di chiusura altrettanto. Sentiamo uno scatto molto ben definito e va subito in posizione. Il visierino scende rapidamente, ha una buona copertura, in generale anche la visibilità, il campo visivo è molto buono. In confezione troviamo oltre alla sacca anche il pin lock 120 che ci consente anche di utilizzarlo quindi in quei periodi dell'anno quando è più facile che il casco si appanni durante le nostre soste. Non ha lo sgancio visiera rapido, ma anche in questo caso direi che è normale perché è proprio per la tipologia di casco. Questa parte non può avere uno sgancio rapido della visiera, ma deve ospitare tutto il meccanismo di ribaltamento, che comunque è un sistema piuttosto complesso e devo dire che in realtà funziona veramente bene.
Anche il casco di blocco è piuttosto semplice da trovare e quindi quando siamo fermi al semaforo e vogliamo cambiare configurazione rapidamente riusciamo a ribaltare e a bloccare la sicura del casco, trasformandolo quindi in un getto. Posteriormente troviamo due prese di scarico, una più in basso, una più in alto. Che altro dire? Allora, nella prova su strada, al di là del discorso della comodità del casco, del bilanciamento e degli interni confortevoli, devo dire che anche a alte velocità si è dimostrato piuttosto stabile. Non è un casco eccessivamente rumoroso. Dai dati rilevati su alcuni siti specialistici ho visto che siamo sui 102 decibel, che è un valore tutto sommato molto molto buono per questa tipologia di casco. Ma anche nella prova empirica, al di là dei dati numerici, devo dire che mi sono trovato piuttosto bene. L'ho utilizzato senza interfono proprio per testare al meglio il discorso della rumorosità. Normalmente non sono amante di sistemi micrometrici di chiusura perché tendenzialmente mi danno fastidio al collo, perché sono piuttosto voluminosi. Invece in questo caso devo dire che il sistema è piuttosto slim, come vedete il cintino è piuttosto, ha delle dimensioni contenute e anche la parte di chiusura è davvero molto ben studiata, quindi il casco anche nella parte del collo rimane molto molto confortevole. Veniamo alle misure disponibili, passiamo dalla XS alla tripla XL con ben 4 misure di calotta. Ricordiamo che le misure di calotta ci danno anche un po' termometro di quanto una casa investe in un casco, perché solitamente i caschi più economici hanno poche misure di calotte, invece in questo caso ne abbiamo ben 4. La prima va dalla XS alla S, la seconda solo la M come in questo caso, la terza dalla L alla XL e la quarta dalla doppia XL alla triple XL. Il casco si andrà quindi ad adattare un po' a tutte le dimensioni della testa senza avere appunto dimensioni esagerate. Ovviamente però, come detto, questa tipologia porta ad avere volumi un po' più importanti proprio perché comunque deve accogliere un meccanismo laterale che vada poi a coprire tutta la parte esterna. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito Airo, dove troverete tutte le grafiche disponibili. Come detto, i disegni grafici sono due e con varie colorazioni, mentre i colori solidi sono bianco, grigio nardo, bronzo e nero. Gli ultimi due opachi, i primi due sono invece lucidi come in questo caso. Ringraziando Airo e in particolare il reparto marketing con Ilaria, vi invito a iscrivervi al canale se vi va, scrivete nei commenti se avete curiosità legate a questo modello, vi risponderemo volentieri. Se cercate un casco dalla forma molto particolare che si possa distinguere tra quelli tutti molto simili, con una mentoniera molto tondeggiante e un'ottima qualità a livello costruttivo e di materiali sia esterni che interni, consiglio di andare in negozio e di provarlo direttamente per vedere anche la calzata e apprezzare questo meccanismo. Vi invito a dare un'occhiata anche alla recensione integrale scritta sul sito, comprensiva di tutte le foto e tutti i dati tecnici di questo casco. Vi ringrazio di averci seguito e un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!